Salve e bentornati sul canale. Oggi sono in compagnia di Bing. È molto amato dai bambini, è stato richiesto da Michela. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa del nostro Bing andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e lavoriamo un altro giro di 6 maglie basse. Facciamo una metà in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Un altro giro di 12 maglie basse, una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse, un altro giro di 18 maglie basse, ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse, un altro giro di 24 maglie basse, ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse, facciamo un altro giro di 30 maglie basse, ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 3 giri. Ogni 4 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica, ogni 2 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Sostituiamo il filato nero con quello rosso e andiamo a fare ogni 2 maglie un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie con questo filato. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le nostre 30 maglie per altri 5 giri. Ogni 4 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Facciamo altri 5 giri di 36 maglie basse. Dobbiamo ora dividere le due parti per realizzare le gambe. Abbiamo 36 maglie, dobbiamo lavorare 18 maglie per questa gamba e 18 maglie per quest'altra gamba. Possiamo fare in due modi: o stacchiamo il filo e ripartiamo quindi dal centro e andiamo a lavorare le nostre 18 maglie, oppure possiamo trovare il centro e lavorare le prime 2 maglie su questo lato e poi andiamo ad unire al centro della maglia qui che abbiamo e andiamo a continuare le nostre maglie per questo lato fino a raggiungere l'inizio. Quindi in pratica dobbiamo dividere la parte centrale le due gambe. Andiamo a lavorare 18 maglie per questa gamba. Andiamo a lavorare le nostre 18 maglie per altri 5 giri. Terminati i nostri giri possiamo staccare il filo e andiamo a fare lo stesso lavoro anche per quest'altro lato. Entriamo da questo punto e lavoriamo le nostre 18 maglie così come abbiamo fatto per questo lato. Andiamo a fare la stessa cosa per l'altro lato qui. Prima di iniziare l'altra gamba andate a inserire l'ovatta sintetica per bene all'interno. Per realizzare le scarpe con il filato giallo avviamo un anello magico di 6 maglie, chiudiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 20 maglie basse. Lavoriamo le 20 maglie basse lavorate in costa dietro per tutto il giro. Stacchiamo con il filato giallo e prendiamo il filato bianco e andiamo a fare un giro di 20 maglie basse con il filato bianco. Facciamo altro giro di 20 maglie basse con questo filato. Facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a cucire sotto la gamba dopo aver riempito con l'ovatta sintetica. Ne andiamo a fare un'altra allo stesso modo. Per il braccio con il filato nero andiamo a avviare un anello magico di 6 maglie. Andiamo poi a fare un aumento in ogni maglia e in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare altri 2 giri di 12 maglie basse. Andiamo ora a fare in questo modo. Andiamo a lavorare 3 maglie alte nella prima maglia bassa di questo giro. Andiamo a lavorare nella stessa maglia le nostre 3 maglie alte e andiamo poi a chiuderle insieme in questo modo. Fatto questo andiamo a lavorare le successive 11 maglie basse normalmente, lavorando
le nostre maglie basse fino a completare il giro. Riprendiamo il nostro lavoro lavorando le nostre 12 maglie basse così come si presentano. In questo modo avremo realizzato il nostro pollice. Quindi ripartiamo dalla maglia qui che abbiamo chiuso insieme e andiamo a fare le nostre 12 maglie. Andiamo a lavorare le nostre 12 maglie per altri 2 giri. Andiamo a sostituire il filato nero con quello verde e andiamo a fare un giro di 12 maglie con questo filato. Andiamo a fare altri 3 giri di 12 maglie. Possiamo ora staccare il filo e riempire con l'ovatta sintetica. Andiamo a fare un altro uguale. Andiamo a ritogliere dal panno lence o dalla gomma eva gli occhi e magari li disegniamo all'interno con la pupilla nera e il contorno verde, così come ho fatto io, e possiamo poi ritagliare la bocca e il bottone. Se poi trovate un bottone della misura giusta, del colore giusto, potete andarlo ad inserire. Andate poi a tagliare anche l'interno delle orecchie sempre con la gomma eva col panno lenci e andate ad applicare sulle 2 orecchie. Andate a cucire tutti i pezzi, le braccia così come abbiamo visto anche in altri video, le gambe, e andiamo a fare le righe nere. Con il filato nero sottile andiamo a realizzare una linea che parte dalla parte di dietro, andiamo in avanti, usciamo nuovamente dietro e ritorniamo sulla parte davanti. Fatto questo andiamo a realizzare anche le altre linee orizzontali. Usciamo con il nostro ago verso la metà del filo e andiamo a realizzare anche quest'altra linea e proseguiamo in questo modo a realizzare anche le righe orizzontali. Entriamo più avanti la parte di sotto e andiamo a fare anche l'altra linea. Andiamo poi a realizzare anche le altre linee verticali. Andiamo a fermare bene le righe come abbiamo visto in altri tutorial, come ho fatto vedere, e andiamo ad applicare il nostro bottoncino qui al centro della tutina. Andiamo ad applicare anche la bocca e gli occhi all'altezza giusta e andiamo ad applicare le orecchie lateralmente. Andiamo a cucire le orecchie al lato della testa in questo punto e andiamo a fermare bene. Magari fermate prima con degli spilli e poi ripassate col filo. Alla fine possiamo realizzare un po' di ciuffetti qui sulla sommità della testa. Andiamo a fermare bene in modo da poter far venire fuori questi ciuffetti che andremo poi a tagliare a misura. Entrate poi con le forbici e tagliate in questo modo. Ed eccolo qui, il nostro bing è terminato. Spero che faccia felice alla bimba di Michela. Ringrazio Michela appunto per questa richiesta. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, condividete, magari può interessare anche a qualcun'altra. Questi pupazzetti sono molto carini e molto amati dai nostri bimbi. Spero che questo tutorial vi sia utile e vi aspetto alla prossima volta. Condividete, fate iscrivere i vostri amici, mettete un bel like se vi è piaciuto e ciao ciao, vi saluto insieme a lui, questo grazioso coniglietto. Ciao, un bacio.